Che nuova stagione sarebbe senza il nuovo album di figurine ufficiali del Milan targato Europublishing? Corri in edicolo su Amazon a prendere la tua copia e non ti preoccupare, non correrai il rischio di trovare figurine dell'Inter. E visto che ci sei, regalati anche il calendario 2022-2023, l'unico con le pagine che si girano, come Giroud. Per info e costi visita il sito www.europublishing.it, cerca Europublishing su Amazon oppure chiedi al tuo edicolante di fiducia. Ti aspetta un campionato fantastico insieme ai nostri colori alla conquista della seconda stella. Acquistare la bottiglia di Franciacorta AC Milan con l'etichetta celebrativa del 19° scudetto è semplicissimo. Basta andare sul sito www.lamontina.com/negozio oppure presso le tenute La Montina a Monticelli Brusati, in provincia di Brescia. E ricordati che se ascolti Radio Rossonera o fai parte di un Milan Club ci sono offerte speciali pensate per te. E allora amici, ordinate o regalate una bottiglia di Franciacorta La Montina su www.lamontina.com e non dimenticatevi di brindare ai vostri amici interisti. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Eduardo Matur. Cazzo guardi altre trasmissioni. Martedì 10 gennaio, bentornati su Radio Rossonera, questo è Lunch Press, mercato bocciato. Oggi vogliamo farci bannare, sì. Vogliamo farci bannare da ci qualsiasi abbiamo provato cosa. Per un anno. Leonardo... È un anno che ci stiamo provando. Esatto, E Leonardo oggi Menini, buongiorno. Ciao a tutti. Oggi processi, no scherzo, no processi no. No, processi no, però si chiacchiera, anche perché tutto questo nasce dalle considerazioni su Mister Pioli. Ha sbagliato i cambi, non ha sbagliato i cambi, alcuni sostengono lui sbaglia sempre i cambi, no? Ci siamo già dimenticati della vittoria dello scudetto l'anno scorso. La verità è che fino ad oggi la squadra che è stata utilizzata è la stessa dell'anno scorso, quindi da qui nasce l'idea di valutare il mercato che è stato fatto, il mercato estivo peraltro, Leo, perché non dimentichiamoci che siamo attualmente nel periodo di mercato, sì. Ma non si parla di nomi nuovi, ci siamo già dimenticati dell'arrivo tra pochissimo di Ziyech, ma siamo ancora legati al mercato estivo. Questo vuol dire che quello abbiamo da valutare, non si vedono in prospettiva, almeno da qui al 31 di gennaio, Leo, nuovi nomi in arrivo. No, da quel punto di vista no, poi insomma oggi si parla giustamente di mercato. Per me poi il problema principale, più che questo, sono gli infortuni, perché poi puoi avere la squadra dell'anno scorso ha vinto lo scudetto, dovevi puntellarla, ci hai provato. Non so se ci sei riusciti. Dovevi puntellarla. Detto questo, tu avevi fuori, per la partita con la Roma, avevi fuori 4 giocatori che potevano entrare e in parte per riuscire a fare la differenza, come Rebic, Origi, Krunic e Messias, ed erano infortunati. Oggi però parliamo sicuramente parliamo però del mercato. Parliamo di tutti gli argomenti, perché siamo in grado qui, lo sapete, solo a Lunch Press siamo in grado di darvi determinate esclusive. Il Milan ha integrato recentemente 3 nuove figure professionali a supporto del mister, della squadra, eccetera eccetera. Le altre testate non ve ne parlano, ragazzi. Io mi chiederei come mi chiederei come mai. Allora, stiamo parlando di 3 consulenti, 3 partite IVA, sì, chiamiamole partite che sono IVA, state messe a disposizione del mister e della società, della squadra in generale, per andare a migliorare questi 3 aspetti: la gestione della partita con i cambi, la gestione della squadra eccetera, la gestione del mercato, perché questo è tema di discussione, e la gestione degli infortuni. Tu stai parlando giusto appunto degli infortuni, allora io direi partiamo innanzitutto a mister Pioli. Buongiorno mister. Ciao, buongiorno, io sono molto contento di questi nuovi innesti. Ho detto qualche cavolata, mister, non mi pare. No. Cioè non adesso. Guarda, già oggi abbiamo dei grandi passi avanti, perché abbiamo inserito questa figura che... sono già operative? Sì, il primo è supporto allo staff medico. Praticamente supporta Ante Rebic, insomma. Sì, certo, chiaro. Ante opera, tra l'altro. Opera. Lui stacca, esamina, attacca, fa i raggi, siamo organizzatissimi.
Oggi questa figura che abbiamo introdotto è in grado di capire l'idoneità immediatamente di un calciatore per essere schierato in campo o meno. E questo ovviamente è cosa buona e giusta. Mister, io non so se possiamo parlare con questi nuovi consulenti anche per avere insomma da loro... Certo. Vedi, subito con esclusiva. Allora io partirei dal consulente sugli infortuni. Buongiorno. Buongiorno, hai visto che bello questo polpaccio? Perfetto. Ho già capito. Buongiorno. No, si qualifichi. Io mi chiamo Antonino Cannavacciuolo, sono un medico stellato. Come l'abbiamo fatto il polpaccio di Magnan? Sì, esatto, la griglia. Stavo arrivando giù, siccome non dava reazione, ho detto a Rebic, prova a metterlo in forno a 180 gradi. Perfetto, Quindi... un'ottima idea, ha reagito benissimo il polpaccio. E come sta adesso il polpaccio? No, manca ancora mezz'ora poi. Mi raccomando, si ricordi di girarlo. Poi. Sì, e poi anche Ce spennellarlo. lo mangiamo, lo facciamo a fine. Quindi questo è l'aggiornamento sul polpaccio di dopo Magnan. io ho un metodo speciale, praticamente quando un cacciatore è infortunato verrà sottoposto un mio coppino, se sta ancora in piedi può scendere in campo, se no se sviene senza sensi deve riposare ancora. Quindi prepariamoci a usare la primavera. Esatto, ma la cosa curiosa che io non mi riesco a spiegare è, ma quando sportate i polpacci, poi li cucinate. Ma non solo i polpacci, o li cucinate, li mettete in freezer e tutto, e fin qua va benissimo, non c'è nulla di strano. Ma il ragazzo a cui le avete tolto il polpaccio, cosa fa nel frattempo? Cioè resta senza... Perché gliene mettono uno di ricambio? Non è un problema suo. No, insomma, cioè Magnan ce l'ha la gamba adesso o no? No, ce l'ha Rebic, lo metto un pochino di sale, un pizzico di sale, poi nel freezer. Maldon. È fondamentale. Si conserva benissimo, tranquillo. È un metodo di conservazione fin dall'antichità, veniva usato. Questo è l'unico problema che non si ricorda più come era messo il polpaccio. E quindi non sa rimontare. Che togliamo anche l'altro per vedere. Ma si può aprire anche senza toglierlo, anche senza asportarlo. Però io tornerei sul consulente Antonino, il consulente degli infortuni, abbiamo detto, perché ci vuole dare una ricetta anche con i bulbi oculari di Tatarusannus. No. Perché ad esempio il coniglio alla Ligure quanto ci guadagna rispetto all'utilizzo della classica e banalissima oliva taggiasca? Beh, calcola che questa è una primizia. Ce ne due primizie. Quelle che vanno utilizzate solo in occasioni rare, no? Come un po' una bottiglia di vino pregiato. Di solito noi facciamo così al mio ristorante, prendiamo come ristorante? Alla clinica? Alla clinica manca il ristorante perché sono poco il medico, non è che ho tolto che ho chiuso. Mettiamo tutte le olive insieme assieme al bulbo oculare e dopo niente, il fortunato che lo pesca se lo mangia, però è così anche un giochino itinerante. Sì, nel caso in cui fosse Tatarosario se lo può anche rinfilare, forse ne trarrebbe. Se no lo metti nel forno fine 180 gradi fanno carta. Anche il forno ma tutto uguale, si fa tutto fine a 180 gradi. Che vuoi. Sì, mi sa che non hai sentito dire una ricetta diversa? No, vabbè. Effettivamente no. Questo metodo, Leo, come ti sembra il metodo del coppino per testare la... Beh, mi sa che si sono parlati con Zlatan. Era pronto a rientrare e poi dopo è passato dal consulente coppino ed è ricaduto. E niente, allora facciamo che non usiamo questo metodo qua. Penso che sia stato deciso insieme però questo è un metodo, come si dice, sperimentale. Ma invece affidarsi a dei professionisti. Si è rotto una mano Cannavacciuolo, attenzione. Sì, adesso non esageriamo. Però io non torno lo stesso. Va bene, ormai avevate dubbio, non torno. No, l'hai già detto, quindi per la Coppa Supercoppa? No, Supercoppa cos'è? Super. Io gioco solo per cose più del super. Mega, giga, ultra, super no. Dovremmo chiamarla Ultra Coppa. Lukaku ci dovrebbe essere invece o non? Non si sa perché stanno valutando l'infortunio che ha avuto
Anche ciò manderei Cannavacciuolo a valutare. Ecco, lì o il dottor Rebic, per esempio, magari però ragazzi, andiamo avanti, perché il primo consulente l'abbiamo conosciuto. Perfetto, pensa al secondo e il terzo. No, ti dicevo, dove vuoi partire? Da quello a supporto di Mister Pioli o dal calciomercato? A te la scelta. No, vabbè, dai, da quello a supporto al Mister. Vediamo. Supporto al Mister, perché è stato criticato molto sulla gestione appunto dei cambi della partita in corso. Siamo in grado di fornirvi il collegamento con questo secondo figura professionale. Io non li conosco, non so ancora. No, ve lo introduco, ragazzi, allora, premesso che è già venuto in panchina con me con la Roma, però è una persona umile, è rimasto nelle retrovie, però i consigli me li ha già dati. È una persona allora, non benissimo allora, sì. ma perché voi guardate troppo il risultato, cioè non avete letto bene la partita. Funziona un po' così il calcio, chi fa più punti alla fine vince, però vabbè, mister, questo... sì. Però niente, lui è uno che ha grande esperienza in altri sport e ve lo presento, si chiama Mattia. Buongiorno a tutti, ciao. No, capito. Un piacere essere qua. Per caso esperienza buonasera. Di Formula 1? Buonasera. Alla fine il Milan è solo una Ferrari, a cui è stato aggiunto il nero e tolto un cavallino, insomma. Insomma, non so dove voglio arrivare con questa, però... Ma io sono un grande esperto di strategie. Ma a livello pianifico. Pianifico, sì. Esatto. Non è andata benissimo con la Roma, allora, se proprio vogliamo vedere. Cioè, non è come Guardiola, che ne ha messi dentro 2, assiste gol, eccetera. Non è andata proprio così. Ma io credo che serva tempo, no? Per cercare poi di trovare la giusta strategia. Abbiamo visto con la Ferrari, piano. Neanche troppo, perché poi a fine maggio comunque il campionato finisce, cioè c'è tempo, ma fino a un certo punto. Ma sì, ma tanto c'è tempo. Adesso stiamo pensando a cose. Non c'è così tanto tempo. Sono tanti punti, stiamo pensando a delle nuove strategie. Ma tipo? Ma per esempio provare a giocare, non lo so, con le scarpe sulle mani, non lo so, con le scarpe da calcio, correre a piedi nudi, non lo so, perché così diamo più sensibilità. al piedi. Al piede. Cioè, per esempio in Formula 1 ho ottenuto grandi successi, per esempio montando gomme da bagnato sull'asciutto, cosa che nessuno avrebbe mai pensato, capito? E nel calcio chi ha mai pensato di giocare con le scarpe da calcio sulle mani? Però forse c'è un motivo. Adesso io sicuramente è utile pensare come dico... invidiosi. No, non è l'invidioso, è utile, stavo dicendo, è utile pensare out of the box, come dire, the box. Sì, prendere professionisti da altri settori, ma professionisti. Esatto, non presi proprio dalla strada. Adesso io non vorrei fare allusione. Ma io ho sempre detto che con Sky non mi piace parlare molto, infatti ma non stiamo un pochino criticando. No, è su Radio Rosso. No, è su Radio Rossonera, non è Sky. Carlo, Mark, cioè sinceramente non mi piace. Io sono Edoardo e lui è Leonardo. Sì, o se preferisci Tonio Cartonio. No, perché mi confondo con la Ferrari. Ma non vedo. Ma appunto, forse quello potrebbe essere un problema, perché alla fine il Milan è solo una Ferrari e qui è stato aggiunto il nero. Ma questo l'abbiamo detto, ma non abbiamo neanche capito come la Ferrari quest'anno l'ho fatta rosso e nera, perché comunque avevo capito che potevate essere un secondo impiego nel caso mi licenziassero, però non è una questione adesso estetica, non vorrei dire adesso non è tanto una questione estetica, qui è una questione proprio pratica, di competenze, cioè siamo a -7 devo dire un'idea, Pioli, scusa, mi è venuta un'idea, magari con Coppa Italia giochiamo con 2 difensori e 8 attaccanti. Ma come cazzo tira? Idea, cioè, questo è un genio, ragazzi. Mister non lo sembra ascolti. un po' sparata a caso. È un genio. Guarda che Guardiola per un po', dopo che io seguo le sue direttive, fa Guardiola is on fire, cioè chiede ai suoi tifosi, cioè attenzione, perché però diciamo che da questo consulente aveva capito anche alcune scelte di Mister Pioli, sono abbastanza preoccupato per il futuro. No, facciamo che prendiamo proprio professionisti, non più chi è stato eventualmente licenziato da altri sport. Ormai è stato messo sotto contratto, qui ora si tratterà di vedere quali sono le strategie che metteranno in campo di qui a poco, così come sul mercato, Leo. Perché... Vediamo il terzo, se è un'escalation. No, abbiamo detto, stiamo giudicando il mercato del Milan, anche in società si stanno facendo delle domande, senza rinnegare quelle che sono ovviamente le linee guida della proprietà. So che è stato affidato, anche perché si parla, in realtà questo è vero, perché ogni tanto mettiamo dentro anche delle cose vere e false, così non capite bene non tanto un ridimensionamento di Moncada, ma ad esempio Davis Vasquez non è francese. No, vabbè, capito, ma non è perché se non è francese non l'ha scelto Moncada. Però è sudamericano,
non lo so, Leo, secondo me già c'era lo zampino del nuovo consulente. Eccolo. Buongiorno. Ciao Cabelli, che bello lavorare per voi e con voi. No, per noi no. Non emettere fattura a fine mese perché non siamo in grado di pagarti. No, mi ha detto il Milan di mettervi il 30% a voi. No, a noi cosa c'entriamo? Nel percorso ha detto 30% a voi. Cioè, se vuoi darci tu il 30% di quello che ti dà il Milan, sì. Comunque, quindi scusa, hai ufficialmente questa nuova carica di consulente? Sì, ma per una squadra di club italiana. Ufficialmente questa nuova carica molto importante. Ma ti pagano in euro? In pesos, perché dopo cambiarli in banca costa, c'hanno le commissioni, quindi ho detto se volete in pesos, se no sto a casa mia. Allora no, vieni Lele, perché Davis Vasquez già ci ha fatto vedere tutto il tuo talento. Ecco, detto questo, in realtà hanno detto che è il nuovo Perine, cioè, ma questo non è bellissimo da dire. Leo, scusami Lele, ti interrompo. Chi si aspetta un utilizzo di Davis Vasquez ad esempio domani in Coppa Italia? Dovrebbe giocare ancora Ciprian Tatarusano. Sì, stamattina Edo è un mix tra fake news e confusione. Grazie, veramente vi ringrazio. Non so che dire. Esatto, vuol dire che sto riuscendo in questa cosa. Vabbè, ma torniamo. Sei in grado, Lele, di anticiparci? Adesso non lo so se si può fare questa cosa, però anticiparci qualche colpo, non so su chi ci stiamo orientando. Stiamo puntando sui giovani, Camel. È questo. Allora, praticamente passerò tutta la primavera in un asilo nido di Buenos Aires, ok? Sì, perché è vicino a un campo da calcio. Sì. No, perché servono i giovani, dobbiamo crescergli fin da piccoli. Sì, però dall'asilo nido mi sembra un po' eccessivo. Lele, io non andrei fossi in te in un asilo nido a vedere i futuri. Te lo sconsiglio, poi fai tu. Cioè, un po' lunga, va bene giovane. No, il primo che dice Messi che come prima parola pronuncia Messi è il predestinato. Ma cosa c'entra adesso Messi? No, dico, va bene i giocatori di tutti, cioè va bene, ma uno che come prima parola dice che ne so, Totti, Pirlo, c'è questi giocatori qua italiani che mediocri, insomma. Ha vinto un mondiale come Messi, esatto. Però però ne ho uno già pronto, non ti preoccupare. Perché questo volevo sentire. Praticamente è il figlio di Gonzalo Higuain, no? C'era il Pipa, che era il padre di Higuain, lui era il Pipino e lui è il Pipino. È il Pipino. Perfetto. Cioè, dalle caratteristiche fisiche. Sì, esatto. Quelle per valutare un calciatore, poi tra l'altro. No, ma Lele, dico, il Pipino è uno con lo huevos, Camel. Sì, ma quanti anni ha il Pipino? Però 8, Camel. 8? Ma se va bene ci sono 9-10 anni ancora davanti da attenderlo. Li devi prendere nei pulcini, perché dopo quando crescono, hai capito? Cioè, costano troppo. Lo so, ma qui stiamo parlando con la prepagata. Ma ho capito, ma qui stiamo parlando di un mercato, ciao Vranks, tutto di giovani che ancora non hanno visto. Li presi a 20 anni stanno giocando, no? Quindi vabbè, non è che se li prendi a 8 allora giocano, le scusa. Ma almeno non giocano lo stesso, Camel, però hai la scusa, no? Capito? Comunque, a proposito di giovani ma non troppo, io vorrei fare una delle prossime puntate, magari giovedì che viene Filippo Galli, facciamo un focus su Camarda, che è una roba sì, molto interessante. Giovane molto. Ma non troppo, quanti anni? 15-16 anni. Una caterva di gol, quasi 500 gol in 90 partite, però ecco, quello è giovane, Lele, ma è, come dire, ma italiano, sì, ragione. No, europeo, sì, capisco è arruolabile. No, non è che non ci fidiamo. A parte che non so se fidarmi di uno che va all'asilo a cercare i prossimi prospetti. Però, a parte che prendiamo le distanze, sì, perché all'asilo comunque ci sono dei profili un po' di rischio scivolosi che io non vorrei correre. Ma siamo in grado, ragazzi, di darvi anche un altro retroscena sul mercato, perché cioè, se questi erano i presupposti, figuriamoci retroscena. Mbappé è stato molto 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 vicino al Milan. Voi, insomma, ha fatto il giro, sono famose le foto di Mbappé da piccolino, non so quanti anni avrà avuto Leo, 10, 11 anni, con la foto come il Pipino oggi. Sì, esatto, come il Pipino. Però cioè, 10 anni con la maglia del Milan, possiamo dire peraltro che gli sta molto bene. Sì, benissimo. Quei colori Kylian, se ci stai ascoltando, devo dire che quel rosso e il nero molto meglio di blu e rosso. Esatto. Però qui stiamo parlando di un retroscena, perché qualche anno fa c'è stato
in realtà qualcuno che l'ha consigliato al Milan, poi il Milan non l'ha preso, questo certo. non so dirvi perché, ma io direi andiamo a sentire. Anche il Como aveva preso Messi, eppure poi. Però questo che vi stiamo dicendo noi è vero, anzi siamo anche in grado di farvi parlare col consulente che aveva consigliato Mbappé al Milan. Buongiorno. Buongiorno, sì, grazie mille per il consulente. Sì, l'avevo consigliato al Milan. Vedi, sì. Ma però... di che anno stiamo parlando? 1999. No. Aveva un anno, un po' non giovane. Ho trovato le parole giuste per spiegarmi con Paolo. Cioè, è finito adesso di spiegare. Quando è finito era già ancora calciatore Paolo. Cioè tu hai iniziato nel 99 e hai finito di dirlo a Paolo nel 2000 ci ho visto lunga, però è peccato ma non potevi scriverlo però, Olivier, cioè ci hai visto lungo, ci hai visto lungo, però a forza di sentire audible non c'ho più il pensiero di scrivere. E magari però al prossimo ne dovessi notare un altro, troviamo un modo un po' più smart per comunicarlo alla dirigenza. C'è uno bravo, si chiama Zinedine Zidane. Sì, ha smesso anche di giocare da 20 anni circa, cioè. Sì, adesso arriva un po'. È bravo come osservatore. È che c'è un po'. Qua scrivono consulente. Sì, esatto. Lenta. è molto lenta. Molto livo. Consulento. Luca Sbiglia. Però intanto Olivier, cioè, comunque si vede che ha l'occhio lungo come Tatarusano. Cioè, Zlatan invece non ci ha mai portato nessuno, ci ha portato Roba. Zlatan ha portato Zlatan, si è autovenduto. Sì, vabbè, capito, però Roback che fine ha fatto? È in prestito, tra l'altro mi sa che rientrerà perché non sta giocando in Danimarca, mi sa che era Zlatan, Giroud ci ha consigliato Mbappé, non so, adesso Mbappé e Roback. Roback se chiudi gli occhi un po' assomiglia a Mbappé. Sì, ma solo fisicamente però. Anche le tartarughe ninja assomiglia a Mbappé, però va vicino, questo è importante. Io ho avuto un grande intuizione, se dopo voi preferite prestarlo al Danimarca non è un problema di Zlatan c'è, questo è quello che conta. Sì, no, c'è fisicamente, perché poi dopo giocare non gioca. Fisicamente, mentalmente, nello spirito di tutti i calciatori. Sì, vabbè, quello che arrivato, no, però appunto Zlatan è che sono andato via, siete campioni d'Italia. Sì, però il punto è che oltre a Giroud abbiamo detto Rebic è fuori, Origi è fuori, Zlatan. Hai ragione, era meglio se era fuori Giroud e c'erano gli altri. No, non stavo dicendo questo, dico quello più pronto è Pipino che però ha 9 anni, cioè nel senso comincia ad essere un problema questo. Lo so, è difficile, però dai, per aprile o maggio torno e dopo maggio è chiusa la stagione finisce a maggio, Zlatan. Sì, per quello torno, perché dopo c'è da fare il rinnovo del contratto, stabilire i soldi, mettersi a posto, e questo è molto importante. Grazie al contributo. Va bene. Sì, abbiamo tutti i grandi obiettivi per il prossimo anno. Sì. Assolutamente. Ragazzi, non dovete ringraziarci per questi scoop che vi stiamo dando, infatti, ripeto, le altre testate non vi parleranno di questi nuovi consulenti. Andate sul sito della Gazzetta in questo momento, fate la prova, ditemi se su Gazzetta si parla di questi nuovi consulenti, solo qui su Radio Rossonera, grazie a Daniele Sporche. Ciao Dani. Ciao ragazzi, ci sentiamo domani, un abbraccio. Ciao. Vabbè, ci voleva un po' perché c'è questo devo dire che è stata una sorpresa anche per me, ovviamente, come tutte le trasmissioni, non sapevo, devo dire. Ma perché c'è in corso un psicodramma generale dopo la partita con la Roma, non so se sei d'accordo, Leo. Sì, che noi abbiamo alimentato con la nostra copertina. Assolutamente. Soffiando sul fuoco. Esatto, noi soffiamo sul fuoco. Ormai lo sapete, è così. Però in realtà mi piacerebbe fare questa cosa qua, no? Dare un po' la valutazione. Noi abbiamo messo in copertina, sono 6. Diciamo i nuovi volti del Milan, non contando Davis Vasquez e Pobega che è di rientro dal prestito. Sì, però il Milan poteva decidere se continuare prestito, non continuare prestito, eccetera. Cioè io li vorrei andare un po' a mettere, ad analizzare, a vedere effettivamente il contributo di ciascuno e anche capire il perché di questo poco utilizzo. Troppa prudenza, sono casi troppo come dire, acerbi per essere inseriti ancora in questo tipo di contesto. Certo è che
a inizio stagione è stato così, qualcuno si aspettava che la pausa delle nazionali, la pausa del mondiale potesse servire proprio per arruolare qualcuno di questi giovani. Di fatto oggi il Milan è quello dell'anno scorso. Sì, senza Frank che senza Romagnoli, con dei giocatori che li hanno rimpiazzati numericamente in campo un po' meno. Sai, sono 6 giocatori che hanno 6 profili ovviamente diversi, ma anche 6 storie diverse all'interno del Milan. Perché Charles de Ketelaere sappiamo tutto il percorso che sta facendo, è sotto la lente di ingrandimento ovviamente per questo inizio di stagione. Mi dà l'impressione che sia un po' stia migliorando, stia crescendo, ma il problema è che adesso non può essere utilizzato. Quindi è un po' questo. Gli altri poco spazio, chi per un motivo, chi per l'altro. Adli sembra che proprio il mister appunto in questo momento faccia fatica. Leo, se sei d'accordo, io però andrei a sbolognare questa patata bollente ad Alessandro Mila, Radio 24 che è tornato a trovarci. Ciao Ale, buon anno. Buon anno, sono 3 giorni che dico ma spazzala, ma buttala via. Ragazzi, ero allo stadio, è stato uno dei risultati, stavo dicendo una delle sconfitte, uno dei risultati più incredibili, cioè il gelo, cioè, non era pensabile dopo 86 minuti di nulla della Roma, cioè dici adesso dai, solo questione di vedere quanto manca, è finita, no, niente. Ma secondo te è stata, Ale, una questione di mentalità, cambi sbagliati, perché ce lo stiamo domandando da 2 giorni, perché c'è in corso uno psicodramma. Tu hai detto sconfitta, no? Inconsciamente, ma viene veramente valutata come una sconfitta questo pareggio? Ma sì, cioè nel senso adesso sono veramente 2 punti gettati, ma io non lo so i cambi, cioè siamo a un livello talmente di professionismo per cui comunque hai di fronte la Roma e gli lasci 2 calci piazzati alla squadra che notoriamente segna e realizza di più sui calci piazzati. È chiaro che poi se difendi così, adesso se uno va a vedere, temo che il primo gol se lo sia perso Tonali, se proprio vogliamo, non è che Tonali si può dire che sia uno dei nettamente più forti eccetera, ma poi non lo so, sono stati 2 gol veramente che vedi con una difesa che dici ok, quando fai l'amichevole con una squadra di Serie C la butti dentro e si vede la differenza tra chi è professionista e chi invece non sa difendere, no? Di fronte, perché sono stati 2 gol con 2 giocatori che sono saltati da soli a 4 metri dalla porta. Peraltro arrivati con la difesa a 3 sia contro la Roma che contro la Salernitana. Ma secondo te difesa 3, ma quando c'è il calcio d'angolo sono tutti in area, non è che lo so, però come segnale qualcuno dice allora cosa dovremmo dire? Guardiamo tutti i lati, abbiamo messo Pobega e dopo 5 minuti ha fatto il 2-0, gol che sembra aver chiuso la partita. Il calcio poi, la dimostrazione ancora una volta è che conta solo il risultato, perché se fosse finita 2-1 avremmo celebrato una partita che per 85 minuti il Milan ha giocato annullando totalmente la Roma, che è una squadra che davanti ha un potenziale pazzesco e che non aveva fatto mezzo tiro in porta. E allora come la vediamo? Con un 2-1 saremmo a commentare questo, chiaramente con un 2-2, con 2 gol presi in 4 minuti, io non dico che città, diciamo, tra l'Europa e l'Asia mi ha ricordato capitale, no, non capitale, ma insomma città della Turchia mi ha ricordato questi 5 minuti, però un po' sì, ecco. Giusto per segnalare, qualcuno ci ha detto vi ho visti sparire, ritornare eccetera, proviamo a monitorare questa cosa, sto parlando con la regia. Ale, invece per quanto riguarda i nuovi acquisti, stavamo parlando di questo, promossi e bocciate del calciomercato, ovviamente parliamo del calciomercato estivo perché al momento, a parte il portierino, insomma, che non è ancora pronto, che è arrivato ultimamente, non si parla di nuovi acquisti in questa sessione di mercato. La prima domanda è se ti aspetteresti qualcuno da qui al 31 di gennaio e poi appunto una valutazione su quello che è stato il calciomercato estivo, perché oggi di fatto nessuno è veramente arruolabile.
io spero che sotto sotto non ci sia, non dico uno scontro, ma una tensione, tra virgolette, tra Pioli e Maldini e Massara, come dire, Maldini e Massara dicono: ti abbiamo preso De Catelere a 40 milioni, ti abbiamo preso Adli, ti abbiamo preso questi, e Pioli che sembra quasi, il caso Adli è abbastanza misterioso, ma è un giocatore che non è in grado di fare neanche 10 minuti in una partita che in teoria è messa sui binari giusti. De Catelere è talmente in difficoltà per cui adesso va fatto giocare solo 10 minuti sul 2-0. Cioè, non vorrei che fosse quasi da una parte Pioli a dire: guardate che mi avete preso giocatori non ancora pronti e quindi io metto sempre i soliti, e dall'altra parte a dire: guarda che ti abbiamo speso 40 milioni per questo, Adli eccetera, e quindi non prendiamo nessun altro. Per carità, molti ricordano Mattonali il primo anno non andava bene, ma Benasser non andava bene, Leao poi è l'emblema, insomma è esploso, quindi li aspettiamo. Però se tu ritieni che un giocatore va aspettato ma ha delle qualità, De Catelere, mettilo, cioè insisti, fallo giocare, perché sennò a furia, cioè, Adli magari gioca in Coppa Italia col Torino, ho capito cosa succederà, che se, speriamo di no, non farà una partita brillantissima, cioè questo giocatore c'ha anche la tensione di dire mi devo giocare l'occasione della vita, se no qua faccio altri 3 mesi di panchina. Non è il massimo, no? Poi noi parliamo dietro al microfono e Pioli li vede tutti i giorni, però è strano, ecco, sicuramente non si può dire che abbiano dato un supporto grandissimo gli acquisti estivi, questo è un dato di fatto, dici tu, obiettivamente. Più che altro perché non ha mai giocato, non hanno quasi mai giocato, quindi. Ma Ale, mi collego a questo, è una piccola riflessione, perché anche in chat ci chiedono e scrivono che in realtà poi il Milan ha fatto un mercato di nuovo di giovani, no? Di nuovo di gente non pronta, di nuovo di gente che ha bisogno di tempo, ma ha bisogno però anche di spazio e di giocare le partite, di sbagliare e di imparare. Ma non è un po' una contraddizione la squadra campione d'Italia che non deve fare tanto sul mercato, ma deve fare neanche uno step, ma deve prendere dei giocatori, migliorare una rosa da scudetto, e il Milan invece ha fatto un qualcosa di diverso. Ora, secondo me la contraddizione sta nel fatto che il Milan ha preso questi giocatori, ma per vari motivi, che siano gli infortuni, che siano che non sono pronti, non giocano e quindi non possono sbagliare. Questo è un po' il punto che dicevo, Tonali il primo anno era criticato, però giocava, magari non tutte le partite. Leao, c'era gente che lo voleva mandare a svernare in Serie B, però giocava e si vedeva magari che aveva le potenzialità. Ora forse il problema è che dobbiamo recuperare dei punti, e anche tanti, e quindi non è più il momento di rischiare. Effettivamente all'inizio dell'anno De Catelere giocava, non era titolare, quando è arrivato era in campo. Evidentemente Pioli l'ha un po' marchiato come uno che non è ancora pronto. È complicato, è una gestione, capisco, molto complicata. Io credo che però siano stati fatti anche altri errori, cioè noi ci ritroviamo con Giroud, Santo Giroud, che ha 37 anni. Ibrahimovic, io non so, io mi iscrivo a quella parte dei tifosi un po' pragmatici e non sognatori, per cui penso che Ibrahimovic possa tornare e fare chissà cosa. Dai. E il rimpianto sono 42. Origi, che secondo me è potenzialmente un giocatore valido, che ha anche le caratteristiche di quella profondità che Giroud non ha, eccetera, è solo che è rotto. Il problema è anche lì. Rebic non parliamone, nel senso che anche infatti lui però è un tema, cioè, siamo con l'attacco che poi è Leao, che quando appena gioca sottotono con la Roma non ha fatto le sue sviluppate, si vede subito, perdiamo il 50% del potenziale d'attacco, e Giroud che Dio ce lo preservi a vita, che però ha fatto pure il mondiale, cioè dovrà tirare un attimo al piatto. Soprattutto voglio vedere come arriverà a fine stagionale. Ti faccio l'ultima, perché poi c'è anche il capitolo degli infortuni.
ci risiamo, mi viene da dire. Il Milan, come dire, paga sempre un prezzo altissimo lato infortuni. Oltretutto c'è insomma tra questi infortuni ce n'è uno in particolare, quello di Maignan, che pesa. E anche dal punto di vista, non so come dire, cioè non sappiamo ancora oggi, martedì 10 gennaio, quando rientrerà il ragazzo che è fuori da ottobre, Leo? Ma guarda, siete i primi di ottobre. In una chat di tifosi del Milan qualcuno ipotizza addirittura aprile, ma io veramente non è un po'... vuol dire che ha saltato un anno praticamente. No, ma speriamo di no, c'è la privacy, quindi non è che dobbiamo sapere, e probabilmente non lo sanno anche loro, qual è l'entità vera dell'infortunio. Speriamo che torni prima. Maignan sicuramente l'anno scorso è stato un giocatore veramente fondamentale e quest'anno non c'è. Cosa dobbiamo dire? Io vedo anche un po' troppa emotività, cioè siamo a metà stagione. L'anno scorso, vi ricordate, dopo lo Spezia, con la Fiorentina, la Scopola a Firenze, la Salernitana che abbiamo pareggiato, io mi ricordo, basta, è finito tutto, eccetera. Non sto dicendo che stiamo da scudetto, il Napoli sta viaggiando velocissimo, però non lo so, buttiamola lì. Venerdì c'è Napoli-Juve e noi a Lecce. Magari abbiamo la possibilità di sognare e avvicinarci e tornare a 5 punti. No, abbiamo il dovere, Ale. Abbiamo, penso, il dovere, perché poi potevamo essere a -2 se avessimo vinto a Lecce e tutto, e con la Roma. Adesso la possibilità di andare a -4 se il Napoli perde. Va bene, però ricordiamoci che anche abbiamo vinto a Empoli prendendo un gol al 93esimo e segnandone uno al 94esimo, abbiamo vinto con la Fiorentina all'ultimo secondo, cioè quindi il campionato è fatto di tante situazioni. Vedo troppa depressione dopo 3 minuti sicuramente disastrosi, ma proprio il fatto che sono venuti 3 minuti così e capitano una volta in un anno, si spera, o una volta ogni 3 anni, questo ci deve confortare, cioè, non credo che ogni partita ci capitino 3 minuti così, no? Cioè, non è che la Roma ci ha messo sotto, non è che abbiamo dominato, dobbiamo cercare di farci forza e dire cavolo, però questo Milan è un Milan che a Salerno ha giocato una partita, poteva fare 9 gol e con la Roma abbiamo dominato 85 minuti. Ripartiamo da qui. Ripartiamo da qui. Sulla questione infortuni e sostituti effettivamente è un discorso più profondo, però abbiamo sempre quei 13. Io quando vedo la formazione titolare come con la Roma dico accidenti, non la cambierei con nessuno. Il problema è che a parte Maignan, il problema è che abbiamo quelli e un paio in più e basta. Un po' corti. Va bene, Ale, ti ringraziamo tanto, ci sentiamo prossimamente. Grazie. Ciao Ale, grazie. Ciao, un abbraccio. Ciao. Alessandro Milan, Radio 24. Allora, è un bel tema, apriamo in tutti i sensi. Intanto che aspettiamo le prime telefonate, ragazzi, da questo momento, voi potete abbonarvi al canale solo 0,99 al mese, ragazzi, mi raccomando, perché è il segno tangibile che sostenete il progetto Radio Rossonera. Iscrivetevi al canale, mettete like al video e lo vedete in sovraimpressione il numero di telefono, nel mentre noi vi presentiamo. Non vuoi scartare? Certo. Puoi scartare meglio di Sale Makers, non ci vuole molto. No. A scartare le figurine, perché è uscito l'album di figurine stagione 2022-2023, ovviamente Euro Publishing, che sono quelli, per intenderci, dei calendari 2023 di cui vi abbiamo già parlato. Trovate in edicola, trovate sul sito europublishing.it e trovate su Amazon tutti i prodotti a brand Milan, come questo meraviglioso album di figurine. La cosa figa è che io quando ero piccolo dicevo, ma perché, cioè, quando
quando aprivi i pacchetti, magari tua madre te ne comprava 3 perché quello era il budget, aprivi e trovavi solo figurine, non so, Inter, Juve, eccetera. Ti girano i coglioni. Ecco, qui la cosa bella è che quando si scartano i pacchetti di figurine si trovano solo calciatori del Milan. Se lo volete, ripeto, lo trovate su Amazon, su europublishing.it e in tutte le edicole. Adesso ve le mostro come sono, perché vado a scartare un pacchetto, il primo. Dentro ogni pacchetto ce ne sono 5 e sono di vario tipo. Proprio te fai sentire la SMR, prossimo SMR. Per esempio, ho trovato Teo Hernandez speciale, per esempio. Questo qua. Non si parte male. E poi pezzi. All'interno ce ne sono anche alcune già in regalo, le trovate all'inizio e alla fine dell'album. Intanto andiamo a prendere la telefonata intanto che le analizziamo. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Enzo. Ciao Enzo. Come andiamo? Oggi va un po' meglio? Noi andiamo sempre bene. Ma vi vedo anche a voi un po' depressi. No, ma in realtà io vorrei tirarvi sul morale. No, Enzo, perché? Voi di solito siete più ottimisti, siete un po' come me, invece oggi vi vedo un po', dopo la scoppola vi vedo un po' giù. Ma abbiamo sparato cagate tutta la prima mezz'ora della trasmissione. 20 minuti sono da sai che i tifosi, quelli, come si può dire, più oltranzisti, non gradiscono molto questo nostro approccio, no? Oggi abbiamo parlato di 3 nuovi consulenti Milan, non si saranno divertiti tutti. Io mi sono collegato un po' tardi, per quello non ho visto la prima parte. Però volevo dire, non sono tanto d'accordo con Alessandro e io sul discorso legato ai 3 minuti finali, perché se voi analizzate un attimo il campionato, noi abbiamo a Salerno dominato, ma anche lì alla fine tribulato. Noi il derby lo stavamo dominando, alla fine glielo stavamo regalando il pari all'Inter, vi ricordate? Sì, a Verona anche. A Verona ci ha salvati, ciao. Cioè, voglio dire, io sono più convinto che non è né una questione di nuovi arrivi, né una questione di infortuni, anche se pesano, è chiaro, ma secondo me più di atteggiamento. Quest'anno c'è qualcosa di diverso dall'altro anno, perché noi l'altro anno abbiamo avuto addirittura più infortuni di quest'anno, ma quando subentravano gli altri c'era una cattiveria che quest'anno io non vedo. Ecco qua, secondo me è quella la differenza, cioè il discorso legato, cioè la pancia piena, tu dici abbiamo più la pancia piena. Per assurdo, che poi alla fine abbiamo vinto lo scudetto, è comunque una gran cosa, ma non vorrei, ricordate i richiami di Tonali e adesso il richiamo di Calabria. E guarda che loro sono all'interno, se escono loro dicendo quelle cose, qualcosa più belle di noi anche sanno, le parole di Davide Calabria di ieri. Sì, adesso magari le recuperiamo. Loro qualcosa più di noi sanno, credo. Quindi più che altro, secondo me è una questione di atteggiamento, perché noi, se avete notato, con la Roma non superava la metà campo, lì c'era l'atteggiamento propositivo. Secondo me sul 2-0 abbiamo considerato la partita chiusa. Però diciamo la dobbiamo chiudere prima la partita, poi quando ci avviamo verso la chiusura non dovevamo farle perché ci siamo rilassati. Non lo so, è una bella riflessione, Enzo. Secondo me atteggiamento, perché anche quelli di nuovi arrivi, tutto quello che vuoi, però ciao, a Verona ci ha salvato la vittoria, cioè non sono poi così proprio da buttare via. Cioè, voglio dire, l'altro anno noi avevamo senza nuovi arrivi, forse la rosa ancora più scarsa, però ogni volta che subentravano, io vedo quest'anno per esempio in tanti subentranti non mi sembrano così convinti, così aggressivi, così cattivi. Va bene, no, chiaro, il concetto è chiarissimo. Una cosa poi vi lascio. Sì. Una cosa da non sottovalutare, quando noi venivamo prestati come con la Roma agli ultimi minuti, noi avevamo Magnan che faceva i lanci lunghi per la punta, Tata non è capace, attenzione a questo piccolo dettaglio. No, ma l'abbiamo detto che Tata manca sia nella fase di parare i tiri, ma anche dell'impostazione, far ripartire l'azione lunga, soprattutto lunga. Sì. Ciao ragazzi, Enzo, ciao Enzo. Allora, vi leggo le parole di Davide Calabria che sono uscite ormai ieri, le avrete lette. Comunque
arrabbiati e delusi per il risultato finale, in un momento storico sempre più mediatico, dove bisogna creare per forza dei problemi, mi piace sempre guardare la realtà. Meritavamo senza dubbio la vittoria, non ci siamo riusciti per dei dettagli che abbiamo già analizzato e che miglioreremo, ma non pensiamo minimamente sia tutto sprecato. La strada è in salita, ma questa squadra non ha paura delle grandi sfide, lo abbiamo sempre dimostrato, il compattarsi ancora di più e uscire al meglio nei momenti più delicati insieme. Sarà un campionato ancora più difficile ed avvincente, non vediamo l'ora di scendere in campo per proseguire il nostro percorso, daremo tutto quello che abbiamo, e tutto il resto. Parole da capitano. Parole da capitano, quale è lui e quale è Sandro Tonali. Poi adesso ne abbiamo un ascoltatore, poi volevo fare, insomma, dire anche la mia su questa questione qua, mercato, non mercato, incomprensioni, non incomprensioni. Ciao, come ti chiami? Ragazzi, sono Nicola da Scarlino. Chi? Nicola? Ciao Nicola. Ciao. Tanto buon anno a tutti. Anche a te. Anche a te. Grazie. No, guardi, io non sono molto critico nel Milan, cioè io se vedo una squadra che gioca bene difficilmente può perdere, e secondo me abbiamo avuto anche molta sfortuna, perché se analizziamo bene la partita, sulla punizione c'è stata una deviazione, cioè proprio sono stati attimi anche di sfortuna, quindi io vedo un Milan molto positivo, vedo un Milan secondo me può arrivare alla fine per provare a vincere lo scudetto. Vabbè, quello tutti, ecco, diciamo che noi come tifosi milanisti viviamo di up and down, di alti e bassi emotivi, e ormai abbiamo imparato a essere così, ed è anche giusto il bello di essere milanisti, ma le speranze scudetto, ragazzi, è chiaro come loro che non sono svanite, anzi che basta una partita, bastano 2 partite, un mezzo passo falso. Il Napoli non poteva fare 13 vittorie e 2 pareggi per sempre, e si è visto. Esatto. È vero che è rientrata la Juve, ma comunque il Milan è lì, quello sicuramente. Mancano 22 partite alla fine del campionato, questo deve essere chiaro. Anche l'anno scorso a Salerno sempre depressione, tutto, non vinciamo più, e sappiamo com'è andata. Quindi guarda, su questo sei in una botte di ferro con noi, quello sicuramente. Poi andiamo ad analizzare cosa va, cosa non va, se ci sono stati dei problemi sui cambi, il calciomercato e tutto. Però ragazzi, crederci sempre nello scudetto. Magari questione di attenzione, cioè se pareggiare una partita del genere fa male, perché abbiamo giocato per 86 minuti e bastano due palle inattive per saper rimettere in testa la partita. Però vedo un Milan positivo, ecco, non lo vedo proprio male come tutti lo criticano, anche perché il campionato è lungo, finisce il 2 di giugno, quindi c'è tempo. Esatto, poi bisogna vedere anche gli altri, esatto. Ragazzi, Esatto. perché noi siamo forse un po' troppo critici col Milan, ma anche gli altri ne avrebbero di cose da dire. La seconda. Adesso abbiamo una giornata. Ciao. Ma allora, anche per chiudere un po' il discorso sul mercato, volevo sapere poi la tua, Edo, e quella, insomma, la vostra opinione. Scrivetecela in chat o chiamateci. Il mio discorso, il mio ragionamento sul calciomercato del Milan estivo è molto semplice, un po' si collega a quello che ho chiesto prima ad Ale Milan, quindi per me è stato un mercato non sbagliato, è stato un mercato diverso da quello che tutti ci aspettavamo. Ora mi spiego. Il Milan vince uno scudetto in un modo forse un po' insperato, quello che è, io ritengo la squadra del Milan l'anno scorso, se non la più forte, però siamo lì, non c'era tutto sto abisso tra fare degli acquisti per alzare ancora di più la qualità, essere ancora più sicuri di rivincere l'anno dopo lo scudetto. Qual è il problema però? Non sono stati tanto i giocatori scelti, ma è stato che hanno messo a disposizione un budget che non potevi fare altrimenti. Cioè, Maldini e Massara cosa potevano fare con 50 milioni di euro? Nel senso, loro hanno continuato il percorso, il progetto che il Milan ha intrapreso, quindi hanno detto, vabbè, io ho a disposizione questa cifra qua. Cosa faccio? Provo a prendere dei giocatori che mi hanno fatto andare bene come l'anno scorso. Poi concettualmente può anche essere sbagliata, ma con 50 milioni di giocatori che ti fanno fare quel saltino per consolidare, ne prendi forse uno. Io andrei subito all'ascoltatore, però quello che dico è: Maldini aveva prospettato un percorso per cui ovviamente l'impalcatura è quella dei giovani, però aveva detto mano a mano che si va avanti, che si raggiungono certi obiettivi, l'asticella verrà alzata. Fotografo il fatto che l'asticella non è stata alzata. Io certo, però questo, non per i dirigenti. Grazie Mariano, però non per i dirigenti. No, ma io sto fotografando la situazione, dopo le colpe vanno analizzate. Di fatto questo è, però non si può dire che il Milan abbia fatto un salto di qualità da quel punto di vista. Però come potevi farlo con 50 milioni, dico io? Non lo so. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Davide dalla Svizzera. Ciao Davide. Ciao, sono d'accordo con Leo in primis. E poi volevo solo sdrammatizzare un po'. Quindi se vinciamo le prossime 2 partite, dico e ridico se
abbiamo gli stessi punti dello scorso anno. Sì. Non so se ci ricordiamo, lo scorso anno siamo diventati campioni d'Italia. Poi manca tutto il ritorno, c'è una cosa ancora molto molto lunga, cioè anche se si pareggia il Napoli vince, credetemi, ancora è tutto aperto, è tutto possibile. Però certo, non vorrei che fosse passato il messaggio non da noi ragazzi, che il Milan è più scarso, che non vinceremo lo scudetto, che moriremo tutti. Però stiamo analizzando. Io sono partito da fare questo titolo perché non sopporto sinceramente che venga data la colpa a Mister Pioli per quello che è successo l'altro giorno. Bravo, sì. Questo è, allora valutiamo tutto, perché non è che ci sono alcune figure, chiamiamole così, che possono essere messe in dubbio giustamente e altre no. Cioè tutto può essere discusso, tutto può essere messo in dubbio. Assolutissimamente d'accordo, cioè però l'ho detto così per i vari tifosi, no? Che in ascolto magari c'è qualcuno che è ancora incazzato, come lo sono anch'io, però voglio dire, sul morale, come ha fatto il grande Calabria, è avanti tutta. Poi volevo solo dire che appunto Pioli, io sono un fan di Pioli, quindi per me, però domani in Coppa Italia io farei giocare a Branks, a Adli, a Moto all'uomo, tutti titolari. A Branks. Tutti titolari. Adesso perché? Perché c'è un motivo, perché se esco dalla Coppa Italia, cioè non me ne frega, cioè non abbiamo una rosa per competere campionato, Champions e Coppa Italia, quindi se passo con i nuovi acquisti, se esco e ci concentriamo sul campionato della Champions, parere mio. Sì, no, ci sta. Grazie Davide, un abbraccio. Grazie Davide. A voi, ciao ragazzi. Ciao. Quindi poi adesso ditemi la vostra. Io tornerei sul concetto, chi ha seguito Lunch Press tutto l'anno scorso lo sa, io non reputavo il Milan la squadra più forte sulla carta. Poi il Milan è stato la squadra più forte oggettivamente e ha vinto meritatamente quello scudetto, però l'ha vinto perché si sono venute a creare secondo me quelle condizioni di spogliatoio, di morale, di cose eccetera eccetera, che andavano, come dire, potenziate quest'anno, ok? Cioè noi l'abbiamo vinto meritatamente, ci siamo dimostrati la squadra più forte di tutti, però se andiamo a vedere, come dire, no, prendi... Ma è il discorso, esatto, mi collego al tuo discorso, perché tu dici, in questo mercato gli altri cosa hanno fatto, no? Gli altri hanno preso, l'Inter ha preso Lukaku, poi insomma il campo è padrone, esatto, certo. La Juve ha preso Pogba e Di Maria, e il Napoli ha rifatto tutta la squadra. Tu hai continuato con l'ossatura che avevi, allungando un po' la panchina, ma allungando la panchina di gente di 19 anni. Ma di fatto la panchina non si è allungata, perché però quella è colpa degli infortuni. Siamo 13-14. Vero, ma quella però è colpa degli infortuni, non tanto del mercato, perché il mercato la squadra l'ha anche allungata, ma non di giocatori pronti. E questo deve essere chiaro. Noi dobbiamo aspettarli questi giocatori, perché questi sono stati presi e questi li dobbiamo aspettare. Poi, se noi andiamo a monte e diciamo, ma il Milan doveva fare questo tipo di mercato, io vi dico, per me il Milan non doveva fare questo tipo di mercato. Perché Milan doveva prendere 2-3 giocatori, ok? Per sostituire chi era andato via, per carità, ma per alzare un pelo. Il problema è che, ragazzi, ormai per prendere quei giocatori lì costano tanto, ed è normale che sia così, perché così va il calciomercato. Quei 60 milioni che noi abbiamo investito, 50-60 tra De Ketelaere, Radlivra, te servono per uno, forse per uno. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Patti. Ciao Patti. Ciao Patti. Buongiorno. Mi sto infervorando sulla chat oggi perché io come al solito non sono comunque così pessimista, perché la gente in generale non ha pazienza. E i tifosi in particolare? I tifosi in particolare non possono passare dalle stelle alle stalle in una partita. Ma noi siamo così Patti, ci piace. È coinvolgente questa cosa. Cioè l'anno scorso, allora non è detto che noi rivinceremo, ci sta anche che non si rivinca il campionato, ma io sono convinta che ce la giochiamo fino alla fine, nonostante le problematiche che abbiamo. Tutti parlano della Juventus, ma la Juventus l'hanno vista giocare le ultime 7-8 partite che ha fatto. Ma la Juve, però vi faccio una domanda, la Juve vi fa paura? Perché prima qualcuno in chat scriveva a me non fa paura, Edo. A me tantissimo, perché se una squadra gioca così male, e ancora fuori Pogba e tutta una serie di persone, se gioca così male ed è lì, a me fa molta paura. Ma ascolta,
Ascolta, secondo te il gioco di Allegri migliorerà? Non stiamo parlando di gioco però, Patti, non stiamo parlando di gioco. Ho capito, ma alla lunga, se continui a giocare in quella maniera lì, i punti li perdi. Intanto sono 8 di fila senza prendere gol, appunto, eccetera. Prima o poi la perde una. Io ti dico, guarda che non vincono col Napoli. Io non sono convinta che vincano col Napoli. Loro pensano di andare lì, che hanno vinto 8 partite. Io non sono così convinta che finirà a loro favore, purtroppo da un certo punto di vista, però per il gioco dei grandi numeri una la steccano tra poco, perché sennò fanno il filotto e allora vincono lo scudetto, ma io ci credo poco. E ripeto... speriamo tu abbia ragione, Patti, no, per ma carità. Ho ragione, perché ti spiego, se tu vai a guardare veramente, anche con la Roma, voi dite... ha bruciato il modo in cui abbiamo perso, ma erano partite su partite che noi la Roma regolarmente la legnavamo. Arriva la partita che pareggi. È così statisticamente. Lo so, Patti, così. però è fatto di dettagli particolari uno scudetto. Lo scudetto si costruisce e si vince sui dettagli e sui particolari. E il Milan l'anno scorso questi dettagli... Ma guarda che a gennaio, tra dicembre e gennaio abbiamo perso una serie di partite, non so se te le ricordi. No, certo, ma infatti, però non si può sempre rimontare. Cioè Milan non deve avere la squadra da rimontare. Milan ha vinto uno scudetto, però il nostro discorso è semplicemente che il Milan non doveva rimontare, perché il Milan ha vinto, il Milan doveva essere lì. Ma Leo, tanto è inutile che ce la prendiamo, la politica della società è quella lì. Non prendono i giocatori tanto per prenderli e strapagarli. No, allora dobbiamo secondo me ritenerci fortunati se riusciamo a rinnovare quei due lì, perché Benasser è imprescindibile, appena uscito dal campo. Si parla di giovedì potrebbe essere il giorno giusto. Dicevo, ma anche, l'avete visto, appena uscita si è spenta la luce. Ragazzi, ma uno così non è secondo me facile da trovare, anche spendendo. Non è facile trovare un sostituto di questi Benasser tonali, secondo il mio parere. Sì, per cui loro non buttano via dei soldi per prendere qualcosa che non ha senso di esistere in questo momento. Va bene, Patti, grazie. Poi forse sicuramente magari di un ricambio della punta, quello sì, perché abbiamo la coperta, purtroppo abbiamo due che si spaccano ogni 5 minuti, appena gli soffia addosso si rompono, e lì forse sì, necessiteremo. Va bene. Speriamo che Maignan torni. Presto. Ciao Patti, ti abbracciamo. Ciao ragazzi. Ciao. È un po' così, ragazzi. Poi ognuno qua vede in chat una chat molto focosa e ci sta anche che sia così, ci può stare, ovviamente sempre mantenendo l'equilibrio, perché non è che è finito il campionato, anzi l'abbiamo visto che basta una partita, basta 1 o 2 partite. Però il tema sul mercato Edo viene fuori, e il tema sul mercato ovviamente viene fuori. Io ci metterei quello degli infortuni, perché il mercato ti ha preso anche una punta in più, ma tu ti ritrovi peggio dell'anno scorso, però fa la somma, fanno la somma queste due cose, perché Milan ha 5 punte, avrebbe 5 punte in squadra, 5, ne può giocare una che ha fatto 30 partite a gennaio, che è Giroud, e ha 37 anni. Ma è tutto giusto il discorso sul mercato, sono d'accordissimo. Milan doveva fare un saltino, fare uno step, prendere 3 giocatori e non prendere magari 6 e tu, va benissimo, vero? Però Leo, 5 punte, tu mi consideri 5 punte, mi consideri anche Lazetic. Certo. Ma il campo non glielo fa vedere neanche col binocolo, come fai a considerarlo? No, allora 4, ma sono 4 su per un posto, Se 3 sono, uno lo sapevi, però gli altri 2... Ibra lo consideri che siamo a gennaio ancora non lo so, Leo, numericamente forse hai ragione, però poi dopo va visto qualitativamente all'interno di questi numeri di cosa stiamo parlando. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Jerry. Ciao Jerry. Ciao Jerry. Ragazzi, sono tante le cose che vorrei dire, preferirei magari che mi chiedeste voi qualcosa, così almeno... Meraviglia. Stiamo valutando il mercato, Jerry. Dici la tua sul mercato. No, il mercato, oddio, è meglio mettersi mai nei capelli, perché onestamente l'unico che hanno preso con soldi sonanti è un giocatore che non ha ruolo in questa squadra, e Pioli nel frattempo non è riuscito a trovare un'alternativa che
che possa permettere a questo giocatore di dare il meglio. E in secondo luogo neanche ha trovato l'alternativa al fatto che quando la squadra deve gestire il risultato, abbiamo capito che arretrando a linea 5 praticamente non possiamo assolutamente portare a casa niente, perché evidentemente ha bisogno di giocare in un'altra maniera, forse dovrebbe giocare in un altro modo. Sicuramente non possono correre 90 minuti, 95, quindi è chiaro che deve rinculare in qualche maniera. Però guarda Jerry, su questo io sono abbastanza d'accordo sulla difesa 3, ma non che sia la difesa 3 il problema, è che sia stato che all'80° hai detto alla squadra copriamoci. Ma non si può giocare senza uno che a centrocampo prende il pallone e lo gestisce, cioè buttavi la palla, gliela ridavi a loro e loro ritiravano. Che cazzo di gioco è? Cioè, però il Milan per me più il problema, più che negli ultimi 10, può stare nei primi 80, perché lì lasciatemi stare la Patti nei commenti, che se no mi arrabbio. Tu per 80 minuti hai dominato l'intera partita. Per 80-85 minuti hai dominato la partita. Però potevi fare anche potevi fare il terzo, potevi affondare. Perché quel giro palla la partita è vinta? Sì, ma vabbè, non è lì il problema. Allora, parliamoci chiaro. Adesso il processo lo stiamo facendo perché è successo quello che è successo con la Roma. Ragazzi, non è che le partite precedenti le abbiamo visto, tutte le volte che ci attaccano sono dolori. Perché? Perché evidentemente abbiamo due stopper che non possono giocare sulla linea della difesa, perché devono giocare alti, perché non hanno le caratteristiche per giocare in area di rigore. Questo ormai l'abbiamo appurato, e quindi tu devi giocare sempre alto, non puoi arretrare, questo è il problema. Nel momento che arretri succede quello che succede, ed è successo. Jerry, ti dobbiamo salutare, che siamo in chiusura. Grazie. Ciao, un abbraccio. Ciao. Oggi siete stati un po' indisciplinati, non mi piace quello che sta succedendo in chat, ve lo ripeto, ognuno può avere le proprie opinioni, lo sapete, qui difenderemo sempre le opinioni di tutti, non ci si può però mettere a dire ma gli uomini contro donne nel calcio non ha senso. L'unica cosa che ha senso uomini e donne è alla guida. Perché secondo me lì perfetto, no, scherzo ovviamente. Cioè, ognuno dica fare la questi sua, ragionamenti, esatto, veramente non ha senso, non li voglio più vedere, facciamo finta che oggi non siano esistiti. Dibattito molto acceso, direi che domani continuiamo assolutamente, preparandoci alla partita peraltro poi di domani, perché torna la Coppa Italia, torna anche Triolo domani, Daniele Triolo, per cui parleremo anche di mercato. Ma sono le 14 in punto, per cui non mi resta che ringraziare Morgan in regia, Leonardo Menin, ciao a tutti alla guida di questa trasmissione, tutti voi che ci avete seguito, Alessandro Milan, Daniele Sporchi, alla Patti, tutti voi, ricordatevi che in edicola c'è questo meraviglioso album del Milan. Ci vediamo domani alle 13, ciao. Acquistare la bottiglia di Franciacorta Brut AC Milan con l'etichetta celebrativa del 19° scudetto è semplicissimo. Basta andare sul sito www.lamontina.com/negozio oppure presso le tenute La Montina a Monticelli Brusati, in provincia di Brescia. E ricordati che se ascolti Radio Rossonera o fai parte di un Milan Club ci sono offerte speciali pensate per te. E allora amici, ordinate o regalate una bottiglia di Franciacorta La Montina su www.lamontina.com e non dimenticatevi di brindare ai vostri amici interisti. Che nuova stagione sarebbe senza il nuovo album di figurine ufficiali del Milan targato Euro Publishing? Corri in edicolo su Amazon a prendere la tua copia e non ti preoccupare, non correrai il rischio di trovare figurine dell'Inter. E visto che ci sei, regalati anche il calendario 2022-2023, l'unico con le pagine che si girano, come Giroud. Per info e costi visita il sito www.europublishing.it, cerca Europublishing su Amazon oppure chiedi al tuo edicolante di fiducia. Ti aspetta un campionato fantastico insieme ai nostri colori alla conquista della seconda stella. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press, ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13.
fare tanti gol insieme.